La Grotta di Fumane è uno dei principali monumenti della preistoria d'Europa perché racconta in maniera estremamente dettagliata e con eccezionalità di reperti la vita dell'uomo di Neanderthal da 90.000 anni fino alla sua scomparsa, alla sua estinzione negli archivi archeologici d'Europa, tra cui appunto anche Grotta di Fumane, intorno a 43-44.000 anni fa. E poi l'arrivo dei primi sapiens, dei primi uomini anatomicamente moderni, portatori di innovazioni culturali, di una diversa società, di un modo diverso di utilizzare le risorse naturali e di vivere all'interno della Lessinia. La grotta conserva quindi un deposito spesso 6-7 metri, ricco di livelli, di strati che scandiscono l'evoluzione del clima dai 90.000 anni fino a periodi relativamente recenti, se parliamo di preistoria, cioè 12-15.000 anni fa, attraversando quindi la grande variabilità climatica del Pleistocene superiore, con le sue espansioni glaciali, i ritiri, i cambiamenti, le oscillazioni del limite superiore degli alberi e così via. I Neanderthal e i Sapiens successivamente si dimostrano perfettamente in grado di vivere in questi territori, sfruttarne le risorse che l'ambiente offriva loro, scheggiare la pietra che era così abbondante, la selce, la folenda che era così abbondante in queste zone, in modo da produrre armi, attrezzi vari per riuscire a sopravvivere in queste condizioni. L'eccezionalità di questa grotta è dovuta proprio al fatto che documenta in maniera molto precisa la presenza degli ultimi Neanderthal e l'arrivo dei primi Sapiens. Questo è un periodo chiave, fondamentale per la storia, per l'evoluzione umana, perché attesta la migrazione dei sapiens avvenuta in più fasi, in più momenti, dalla culla africana e le possibili interazioni, incontri con specie, con forme umane più che specie che vivevano nel continente eurasiatico. Bene, stiamo operando all'interno di una sequenza di sottili livelli appartenenti al Paleolitico medio che registrano la frequentazione da parte dei Neanderthal in questa zona della cavità. Questi livelli sono bene sigillati da degli strati sottili di pietre che potete vedere bene in questa sezione e conservano tracce chiare e evidenti dell'accensione di fuochi. Lo scavo agisce con grande accuratezza e grande lentezza, ogni reperto viene accuratamente rilevato, il sedimento viene prelevato, viene lavato, setacciato in modo da recuperare carboni e elementi più piccoli che un domani potranno essere utili per qualche analisi. Osserviamo che vi sono tutta una serie di livelli, alcuni di essi conservano tracce inequivocabili della presenza dell'uomo, questi livelli più scuri, un altro qui alla base associato a questo focolare, e altri livelli sterili costituiti da pietrisco che documenterebbero l'assenza dell'uomo, probabilmente in periodi climatici non molto favorevoli. Queste sequenze sono importanti perché un domani con lo sviluppo e le ricerche ci permetteranno di capire se la frequentazione da parte dei Neanderthal di questa cavità era
legata alle vicende climatiche e alle oscillazioni climatiche che a quel tempo evidentemente giocavano il loro ruolo.